loose. Yo, no control. Money in my pocket and I'm all up in the zone. Like, ooh, I'ma act a damn fool. Yeah. Ooh, I'ma about to act a fool. Yeah. Goose got me loose. Yo, no control. Benvenuti in un nuovo video del canale. Quest'oggi parleremo di un archetipo molto interessante che permette delle giocate al dir poco frizzanti. I Josenju, mostri di attributo vento che si dividono in bestie e guerrieri bestia, ed addirittura mostri roccia. L'archetipo possiede una propria storia, anche perché è utilizzato da un personaggio dell'anime. I Josenju vivono esclusi dal mondo, isolati su ventosi monti sacri, dove allenano le proprie abilità marziali e demoniache, aspirando all'ascensione per passare da comuni demoni ad entità divine. Ma una volta al mese, ogni anno, discendono sulle terre limitrofe causando sconvolgimenti naturali e alle volte catastrofi che vanno ben oltre l'umana comprensione. Il nome Josen è composto da Yo, che è un riferimento agli yokai, quindi andrebbero chiamati Yosenju, creature sovrannaturali con varie funzioni nella mitologia giapponese, entità variegate e capricciose che possono portare scompiglio ma anche fortuna, dotati di poteri soprannaturali, giocano e alle volte si nutrono dei mortali o dei loro spiriti. Sen, invece, è un termine traducibile come eremita, ed esempio di ciò è il grande Jiraiya, conosciuto come, tra i tanti nomi, Ero Sennin, eremita porcello in italiano, o ancora il Kame Sennin, meglio conosciuto come l'eremita delle tartarughe. Gli eremiti vengono visti nella tradizione giapponese come umani dotati di abilità spirituali fuori dal comune, ottenute attraverso la meditazione e l'allenamento, che li rende capaci di trascendere la loro natura umana, proprio come i Josen, che attraverso estenuanti allenamenti trascendono la loro natura di yokai inferiore, divenendo esseri divini. Ma i riferimenti alla tradizione giapponese non finiscono qui. Infatti, i Josenju sono chiaramente ispirati a yokai, nello specifico al Kamaitachi, spirito legato al vento ed a monti, velocissimo al punto di essere invisibile, capace di cavalcare la brezza e dotato di artigli taglienti come rasoi, con l'aspetto di una donnola. Infatti, Kamaitachi è una parola composta da Kama, uno strumento agricolo ed anche arma tradizionale simile a una falce, e Itachi, donnola. E sì, per coloro che se lo staranno chiedendo, per fortuna Naruto non è stato tradotto letteralmente, altrimenti avremmo avuto la storia di scoiattolo Sasuke Uchiha e di come suo fratello donnola Itachi Uchiha gli abbia cambiato la vita. Una delle versioni del mito del Kame Itachi vede lo yokai come protagonista di un trio, tanto affiatato quanto capace di farle girare come Beyblade. Infatti, il primo fa inciappare il malcapitato, il secondo lacera con i suoi artigli lo sventurato ed il terzo applica una medicina che rimuove e cura il dolore. In breve, in quel periodo non esistevano le PlayStation ed i passatempi erano veramente pochi. I tagli lasciati erano in alcuni casi indolore ma estremamente sanguinolenti. Invece in altri casi la ferita era estremamente dolorosa e poteva portare anche alla morte. Infatti la mossa principale del mazzo è basata su 3 Kama Itachi, Josenju Kama 1, Josenju Kama 2 e Josenju Kama 3, capaci di evocare ognuno l'altro, ma passiamo alle carte nello specifico. I Josenju principali 1, 2 e 3, quando vengono evocati normalmente, permettono l'evocazione normale di un altro mostro Josenju, con nome differente. Questo effetto è cumulabile, al punto che potrete fare anche 5 evocazioni normali a turno, ma una volta evocati ritornano in mano durante l'end phase. Josenju Kama 1 permette di scegliere come bersaglio una carta controllata dall'avversario scoperta e rimbalzargliela in mano. Una volta per turno sembrerà un effetto da poco, ma in realtà è uno degli effetti più utili del mazzo, specie se messo in combo con i Kaiju, mostri che si evocano specialmente tributando mostri avversari, come ad esempio un costosissimo e pompatissimo Dragoon, un 3000 di attacco che costa altrettanti euro, che dona 2 negazioni, è imbersagliabile ed indistruttibile da effetti, che potrà essere tributato da un Kaijo comune da 15 centesimi, che a sua volta ritornerà in mano grazie a Kama 1, che creerà un simpaticissimo loop capace di farvi perdere qualche amico. Lui è il Kama Itachi che fa inciampare. Kama 2 non è dotato di falce ma di una katana, perché abbia detto questo non lo so, ma ormai è andata. Capace di attaccare direttamente l'avversario, ma il danno che infliggerà sarà dimezzato, un 1800 d'attacco che all'occorrenza può con agile mossa degna di Lady Oscar infliggere 900 e rubare un game. Lui è il Kama Itachi che ferisce.
Kama 3. Quando un altro mostro Josenju che si controlla infligge danno all'avversario, permette di aggiungere una carta Josenju dal deck alla mano, che sia un mostro, una magia o una trappola non importa. Dona al mazzo una certa stabilità, anche perché entra in combo con Kama 2, che attaccando direttamente attiverà l'effetto di Kama 3, che è inoltre il Kama Itachi che dovrebbe applicare la magica medicina, da come si nota dall'artwork. Nella mano sinistra è presente una conchiglia contenente il medicamento. Si passa poi ad altri mostri, dei supporti più recenti. Josenju Sabu, che se evocato normalmente ritorna in mano all'end phase e possiede due effetti. Se evocato normalmente aggiunge un mostro Josenju Pendulum dal deck alla mano, oppure bersaglia una carta Josenju che controlliamo, la mischia nel deck e posiziona un turbine Josen oppure un 20 frastornanti del villaggio Josen sul terreno, carta indispensabile se sceglierete di giocare la variante Pendulum del mazzo. Josenju Izna ritorna anch'essa nella mano all'end phase ed ha due effetti. Se scartata impedisce all'avversario di attivare magie e trappole all'evocazione di un mostro Josenju. È estremamente utile dato che un buco trappola senza fine al momento giusto potrebbe mandare ben 3 o più Josenju nel regno delle ombre in una volta sola. Oppure se evocata e controlliamo un mostro Josen permette di pescare una carta. Josenju Stitch. Stitch. Vabbè, conosciuto anche come l'impronunciabile. Può essere scartato per donare 1000 d'attacco ad un Josen che combatte, oppure se evocato bersagliare un mostro Josen e donare 1000 d'attacco per un turno. Sfumeggiante, rende gli attacchi diretti di Kama 2 più succosi. Josenju Kodam, una fighissima e utilissima palla a occhio volante fatta di foglie, attacco 0 e difesa 0. Ed anche se può essere scambiata per una scoreggia demoniaca o anche peggio, l'effetto torna utile, infatti offrendola come tributo mette 3 segnalini su una magia molto importante per alcune versioni del mazzo, ed in più, bandendola dal cimitero, permette un'altra evocazione normale in più di un mostro Josen, oltre alle 35 di base. Ed ora iniziano i boss, i Josenju più vicini alla reincarnazione in divinità. Partiamo col primo, Josenju Oyam, che se la bellezza dell'artwork fosse proporzionale alla sua utilità, a quest'ora avremmo una carta stupenda, e invece abbiamo questo, che sembra qualcosa fatto alle elementari su Paint, quando provavi a disegnare qualcosa di ambiguo, e sgamato mettevi braccia e faccia giocandoti la trappola del «Ma sono un bambino, non sapevo ricordasse altro». Il mostro è di tipo bestia, distinguendosi dagli altri che al contrario sono guerriero bestia. È di livello 6 e si evoca specialmente scartando un mostro Josen quando l'avversario dichiara un attacco, e se dovesse combattere con un mostro avversario ne copierà le statistiche, quindi anche se un mostro da 4000 dovesse attaccarlo, esso diventerà un 4000. Non ritorna in mano all'end phase e soprattutto quando viene distrutto aggiunge una carta Josen a scelta dal deck alla mano. Josenju Misak, mostro di livello 6 con un 2300 di attacco che se combatte con un mostro non vento lo distrugge ignorando le statistiche, ritorna in mano a fine turno e se evocata Pendulum esplode, perché Misak è troppo grezzo per queste finezze da borghesi. Josenju Magat, per artwork il mio preferito, mostro bestia da 2000 attacco che permette all'evocazione di un mostro Josen dal deck specialmente. Questo significa che in alcuni casi il mostro Josen resterà sul terreno, anch'esso ritorna in mano purtroppo all'end. Infine passiamo ai mostri Pendulum, che sono l'incarnazione del cataclisma, pura potenza, la fase finale, il coronamento di tutti i sacrifici di un Josen. Ma Josenju Daibak, mostro Pendulum da 3000 attacco che può essere evocato solo tramite evocazione Pendulum, bersaglia 2 carte sul terreno e le rimbalza in mano. Se invece nella zona magie e trappole, pompa di 300 attacco di tutti i mostri Josen, ovviamente quando attaccano. Ma Josenju Itot, evocabile solamente tramite evocazione Pendulum, è un magnifico dragone asiatico rosso furia, da 2000 attacco, 3000 difesa. Rimbalza l'evocazione una carta controllata dall'avversario, ed in più, ogni volta che una carta sul terreno viene rimbalzata nel deck o in mano, tutti i mostri sul terreno, Josenju, guadagnano 500 attacco, rendendo i Josen un bel po' cicciosi in certe situazioni. Se evocata special ovviamente ritorna in mano. L'effetto Pendulum dice che se controlliamo un'altra carta Pendulum possiamo portare il suo valore a 11 per questo turno. Inoltre non possiamo evocare specialmente altri mostri se non i Josen, e alla fine del turno si rimbalza in mano. Essendo un Pendulum Scale 3 rende il mazzo un buon Pendulum deck, anche se a mio dire l'unico mazzo Pendulum buono è quello che non si gioca, che prende polvere in qualche cassetto dimenticato, ma questa è una mia personale opinione.
L'altro pendulum è Josenju S. Insieme al suo collega è uno dei cancelli per il campo dei Josen ed in quanto tale protegge, infatti se evocata come mostro rende i Josen imbersagliabili. Se invece attivata come magia, un mostro Josen sta per essere distrutto, si distrugge lei al posto suo. Infine Josenju Shinshu D, l'altra parte del cancello che costringe l'avversario a poter scegliere solo lei come bersaglio di un attacco ed essendo un 2100 è abbastanza fastidioso. Se invece nella zona pendulum porta il pendulum scale di un'altra carta pendulum Josen a 11. E non finisce qui, l'archetipo è tra i più completi, avendo anche una bella schiera di magie e trappole, da campo di concentramento... da campo di addestramento Josen che accumulando e rimuovendo segnalini dona vari effetti, dal potenziare Josen di 300 di attacco al cercare una carta specifica, fino a Turbine Josen, anch'esso una magia continua che pagando 800 life points rimbalza una carta scelta avversaria in mano quando un Josen ritorna in mano. Purtroppo si spacca se non attiveremo per un turno nessun imbalzo. La magia rapida Venerazione del Tempo Josen, che se controlliamo 3 o più mostri Josen con nomi differenti li fa tornare in mano e consente di pescare fino a quando non si hanno 5 carte in mano. Incanalamento Josen Orochi, che se non controlliamo nessun mostro aggiunge un mostro Josen di livello 5 superiore dal deck alla mano. Oppure posiziona nella zona pendulum Shinshu S e Shinshu D, che però verranno distrutti all'end phase prossima dell'avversario. Che dire, a questa carta manca soltanto il Bluetooth. Ed infine le trappole, che io adoro. La prima è la continua 20 frastornanti del villaggio Josen, attivabile solo se controlliamo un Josen di livello 6 superiore e se controlliamo anche un pendulum, in un anno bisestile delle Olimpiadi. Ogni volta che un mostro viene rimbalzato, anziché essere mandato in mano, viene mischiato nel deck, a meno che non si tratti di un Josen. Difficile da attivare, però dona molte soddisfazioni quando entra in campo e si gioca la tripla copia di Storming Mirror Force o carte simili. Mossa segreta Josenju, una controtrappola che immortala i 3 Josen principali durante un loro assalto. Dona una negazione totale su attivazioni se controlliamo almeno un Josen e una carta Josen. Ultima carta della lista, per ora, Puntura di spada Josen, trappola normale che rivelando 2 mostri Josen in mano rimbalza altrettante carte controllate dall'avversario. Il mazzo è molto particolare, dall'ispirazione delle carte all'idea dei cancelli per proteggere i membri dell'archetipo, fino all'incarnazione dei Majo Senju. Infatti nella carta campo di addestramento Josen si nota il cancello ed alcuni Josenju che si preparano forse a combattere l'asceso Daibak per via dello sfondo blu. Infatti dietro possiamo notare parti del tempio distrutte. A dimostrazione di ciò nella carta Venerazione del Vento Josen possiamo notare il cielo rosso probabilmente per via dell'invocazione del pendulum Hitot. E le trappole non sono che gli schemi e le tecniche di combattimento dei Josen inferiori. La strategia del mazzo è quella di evocare a raffica i Kama Itachi che porteranno scompiglio sul terreno mantenendo però il controllo con le magie e le trappole. Ma che giochiate la versione che troverete sul canale o la Pendulum, una delle grandi debolezze del mazzo è il fatto che i Josen ritornino in mano lasciandovi scoperti, debolezza che può essere mitigata da carte come Forza Riflessa Negante, che mischia tutti i mostri dell'avversario in posizione di attacco nel deck se dovesse esserci un attacco diretto, o la continua Vattene ladruncolo, che rimbalza in mano al proprietario ogni mostro che infligge danni ad un giocatore, mettendo in difficoltà l'avversario. Risucchiabilità oppure limite evocazione sono anche delle carte che potrebbero punirvi, ma nessuno vi vieta di giocare i tifoni spaziali mistici, infatti i Josen sono collegati al vento, e quasi tutte le carte che spaccano magie e trappole in Yu-Gi-Oh! Sono ispirate al vento, a fenomeni atmosferici, come tifoni, tornado e così via, quindi c'è una sorta di sinergia. Adesso vi lascio il replay. La versione che proporrò non giocherà a Pendulum, al loro posto ci saranno dei Kaiju, che io trovo lievemente più adattabili, dato che al momento ogni carta è imbersagliabile o indistruttibile. Se il video vi è piaciuto lasciate un commento, proponete archetipi da portare, a meno che non siano Pendulum o Link, li porteremo sul canale. Ovviamente scherzo, solo i Pendulum. Anzi, Link. Anzi, vabbè dai, replay.
Wait, what? Hold up. Yeah, boy. Why you bully me? Hold up. Surprise, motherfucker. Say hello to my little friend. Oh, hell no. No, 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 no. Challenge accepted. Fuck! 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 Oh! Fuck! Got him. Get over here! Try me, bitch. No, 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 no. Oh, no, 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 no. Another one. Another one. Another one.